Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò vedere questa valigetta della TAC-Life che contiene 136 attrezzi. Apriremo la valigetta, vedremo il contenuto, commenteremo i vari utensili che troviamo all'interno e tra qualche giorno vi farò vedere anche un'altra recensione su questo demolitore da 1500 watt a corrente elettrica della TAC-Life. Quindi iniziamo, vediamo cosa c'è all'interno di questa valigetta e valutiamo il contenuto. Iniziamo. Allora, innanzitutto la valigetta è in alluminio, ragazzi, devo ammettere che è fatta davvero benissimo. Adesso voglio spellicolare questa targhetta. Ok, adesso sono più contento e posso aprire la valigetta. Sulla parte frontale ha queste chiusure in nero opaco, tutti i dettagli sono ben rifiniti, l'impugnatura non è fissa, quindi ci permette di trasportarla anche con comodità e ingombrare meno spazio quando viene riposta. Quindi apriamola. E all'interno troviamo una serie di utensili. Ovviamente non ve li farò vedere uno ad uno perché sono 136 e ci vorrebbe davvero tantissimo tempo. Sulla parte alta troviamo una lima, 10 lame per cutter, un cutter, questa pinza per poter spellare i fili e poter crimpare i faston, una pinza. Gli utensili arrivano già oleati, hanno l'impugnatura in gomma, tutti marchiati TAC-Life. Sembra fatta bene, certo una pinza da hobbista, nulla di professionale. C'è anche un tronchesino, una pinza più piccola e una chiave a pappagallo. Mi piace tantissimo il fatto che sui vari pannelli ci sia il disegno dei vari utensili e quindi abbiamo la possibilità di disporli correttamente. Anche se dovessimo prenderne più di uno, quindi toglierli tutti dai loro scompartimenti, poi riusciremmo a riposizionare tutto in modo ordinato. Qua invece abbiamo delle bussole cacciaviti, chiave a cricchetto, un cercafase e le bussole vanno da 4 mm fino a 19, più questa da 21 mm, che in realtà è una chiave di candela. Questa è la chiave a cricchetto. Non ha giochi, sembra fatta bene. Ha il tastino sulla parte superiore, per poter incastrare la bussola basta semplicemente premere lo stesso, la bussola rimane incastrata e quindi è impossibile perderla. E per poterla staccare basterà premere nuovamente. Questo è il selettore per regolare il senso di rotazione, quindi in questo modo avviteremo, spostandola da questa parte invece sviteremo. Ci sono anche due prolunghe e degli adattatori per poter utilizzare le bussole con il codolo da 1/4 di pollice, che può essere utilizzato anche tramite questa impugnatura a mo' di cacciavite. Le bussole sono tutte al cromo vanadio, sembrano fatte bene, hanno l'angolo smussato per evitare di rovinare la sagomatura dei vari bulloni, sia quelle più grandi che quelli più piccoli. E questi più piccoli vanno utilizzati rimuovendoli dal loro alloggiamento e poi vanno messi in questo adattatore che a sua volta va incastrato nella chiave a cricchetto, quindi si utilizza in questo modo. Poi abbiamo 6 cacciaviti classici più un piccolo cercafase. Abbiamo 2 cacciaviti a stella, un PH1 e un PH2, più 4 cacciaviti a taglio, quindi con l'intaglio dritto. E si tratta di cacciaviti magnetici. L'impugnatura è in plastica, questa parte nera è in gomma, quindi ci offre un buon grip e tutti i cacciaviti hanno questo foro per poterli appendere eventualmente ad una parete attrezzata sfruttando dei ganci. Andiamo nel reparto successivo e abbiamo queste altre chiavi. Lo posiziono in questo modo perché è molto più pratico. Allora abbiamo delle chiavi inglesi, ci sono anche altre sorprese, anch'esse al cromo vanadium, che sembrano fatte bene, hanno una buona rifinitura e vanno dalla numero 8 fino alla numero 22, più delle chiavi a brugola disposte su questo supporto in plastica che ci permette di aprirle in questo modo e avere a disposizione tutte le chiavi dalla numero 1,5 fino alla numero 10, con una finitura opaca anche questa, la parte finale sondata, quindi ci permette di utilizzarle e poter svitare delle viti con angolazioni anche se non siamo messi in posizione perfettamente perpendicolare al piano, quindi con delle inclinazioni che ci permettano di lavorare in situazioni un pochettino più difficili. E anche queste sono molto rifinite, sembrano fatte bene. Questo è un piccolo seghetto con la lama già montata, anche se la lama, forse per una questione di sicurezza, è montata al contrario. E ci sono delle lame di ricambio per poterle sostituire nel caso in cui si usuri o si rompa con l'utilizzo. Quando passiamo da un reparto ad un altro abbiamo la possibilità tramite questa cinghia di bloccarla in questo modo ed evitare che si richiuda nel caso in cui dovessimo abbassarla così. Solo che purtroppo poi il peso eccessivo, dato che va a distribuirsi tutto su una parte,
tende a fare ribaltare la valigetta, quindi sarebbe il caso eventualmente di posizionarla come ho fatto io poco fa. Adesso vediamo cosa c'è all'interno della scatolina che abbiamo trovato all'interno. Si tratta di un martello, impugnatura in gomma, il corpo in plastica, anche questo ovviamente è marchiato Tac Life, una scatolina con all'interno degli inserti a croce sia PH che PZ, inserti Torx e degli inserti a brugola, più questa prolunga da 50 mm porta inserti che ci consente di bloccare al suo interno i vari inserti senza perderli. E c'è anche questo adattatore per poter utilizzare eventuali bussole, c'è anche la sfera per non perderlo, ed ha una misura da 1/4 di pollice quadrato. C'è anche un flessometro da 3 metri con la clip per la cintura, un laccetto per non perderlo e il sistema per poterlo bloccare. Per poter ritrarre il metro in automatico basterà sollevare questa parte e il metro si raccoglierà. Effettivamente questo flessometro però è un po' plasticoso. Più questa piccola chicca, si tratta di un cacciavite di precisione. Questi sono molto comodi nel caso in cui ci sia necessità di fare degli interventi, per esempio su orologi, occhiali, comunque tutte quelle parti che hanno delle viti molto piccole, e con questi inserti così piccoli riusciamo per esempio a svitare le viti che ci sono nei cellulari, eccetera. E la parte posteriore ha questa estremità sagomata che ci permette di posizionare il dito perfettamente e quindi poter svitare in questo modo, oppure poggiare completamente la mano e mentre si lavora non si ha lo sfregamento del cacciavite praticamente sul palmo della mano, che risulta molto fastidioso. In questo modo invece si lavora con molta più facilità perché non si ha assolutamente questo attrito. Tra l'altro, avendo questa sagomatura, sinceramente ovunque si poggi risulta comodo. Anche in questo caso l'impugnatura è in plastica con degli inserti in gomma, la parte grigia è tutta in gomma e sinceramente offre un buon grip, davvero comoda per tutti quei lavori di precisione. E allora ragazzi, ho finito con questo video sulla valigetta Tac Life con 136 attrezzi. Si tratta di 136 attrezzi che effettivamente sia in officina, nel nostro laboratorio, ma anche in ambito domestico per poter fare manutenzione a casa, sono davvero molto utili. C'è praticamente un po' di tutto per poter intervenire in tutte quelle situazioni nelle quali è necessario appunto andare a fare alcune riparazioni, alcune sistemazioni o modifiche. La valigetta è molto robusta, con questi angoli smussati, una finitura davvero fantastica. Costa circa 120 euro, però vi lascerò un codice di sconto sicuramente per farvela pagare molto di meno. Vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi aspetto anche per la recensione del demolitore da 1500 watt. Ci vediamo quindi ai miei prossimi video, ma ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, l'avete ritenuto utile, cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!